Anche se può sembrare un normale giorno di officina, questo è un giorno importantissimo per il canale e per questo posto, perché se avete visto i video delle gare di Schleitzer avete visto anche che ho avuto un po' di problemini a mettere a posto la mia Aprilia RS V4 e oggi andiamo a lavorarci, ma la cosa più bella ve la devo ancora far vedere. Per quale motivo è un giorno da ricordare? Perché è finita l'era del mal di schiena, è finita l'era del lavorare per terra, è finita l'era dello sdraiarsi per dover svitare il tappo dell'olio, perché dietro questa moto finalmente è arrivato il ponte sollevatore di Elevate. Era tanto tempo che ve ne parlavo, era tanto tempo che lo promettevo e sapevo che sarebbe arrivato sul canale. Finalmente oggi è il grande giorno. Il mio primo ponte sollevatore della mia vita. L'ho usato brevemente per fare qualche lavoretto, ma ancora non ci ho messo mano per davvero. Il cambio qualitativo nel lavoro è incredibile. Ma perché questo ponte sollevatore è così particolare? Elevate ha fatto una roba, cioè, che se io ci penso è troppo intelligente, perché quando di solito pensiamo a un ponte sollevatore pensiamo alla grande officina, alla grande carrozzeria che deve avere un sacco di spazio, che devi interrare, devi spaccare il pavimento per mettere questi ponti. No, è finita questa epoca, perché il ponte sollevatore di Elevate, in questo caso io ho il Nano Split, che è un top di gamma, ma la figata di questo ponte è che è il più basso del mondo ed è alto 7 centimetri. Tra l'altro mi hanno anche detto: Edo, guarda che c'ha la rampa retraibile per salire con la moto. Io, avete visto la posizione in cui l'ho messo nell'officina, ed è proprio irreale che io salga da dietro o da davanti, perché non è possibile. Per via di come è fatto lo studio, il ponte deve stare qua così. E quindi, essendo il ponte più basso al mondo, io posso salire sul ponte di traverso con la moto, perché ci posso salire tranquillamente con le ruote sopra, perché è alto solo 7 centimetri. Tra l'altro, ammetto, avevo una paura folle, perché sai, non ho mai avuto un ponte sollevatore e quando non le conosci le cose c'hai sempre quella paura del chissà che cosa sarà, no? Una roba così complessa. È una cavolata, è veramente a prova di imbecille. Arriva il ponte sollevatore su un bancale con questa che è la sua torretta e non devi fare altro che mettere dentro questo sportellino qui, c'è il motore olio pneumatico, carichi l'olio che ti viene fornito in dotazione, schiacci i bottoni, l'olio va in circolo e il ponte magicamente si alza. La figata di questo ponte è che può caricare fino a, e c'è scritto qui, 600 kg. Io non avrò mai questo problema perché non faccio le Harley Davidson, facciamo moto da corsa molto più leggere. E questo si chiama Nano Split perché? Perché appunto può splittare la parte frontale. Praticamente, se voi ci fate caso, quando dovete togliere l'avantreno della moto, se vi è mai capitato, senza magari smontare la ruota anteriore e sfilare le forcelle una per una, per smontare l'avantreno completo non riesci, perché non riesci a uscire da sotto le piastre. E infatti questo ponte è fatto apposta per questo, perché tu lo alzi, lo tiri avanti e lui si piega, quindi puoi sfilare l'avantreno con, ovviamente per le moto sportive c'è l'apposito cavalletto motore che va appoggiato sulla piastra mandorlata, e questo è un altro dettaglio che viene rinforzato, perché qua quando appoggi il cavalletto poi rischi di graffiare e serve qualcosa di più resistente per appoggiare appunto il cavalletto. Insieme al cavalletto ovviamente gommotto per non graffiare, rompere la coppa dell'olio o la parte inferiore della moto alla quale appoggeremo poi il nostro cavalletto. E come tutte le robe che vengono vietate ti viene voglia di provarle, perché quando mi è arrivato questo cavalletto, no, ho visto queste istruzioni qui, se le guardate bene c'è scritto ok con la chiave, non ok con l'avvitatore. E io che cosa ho fatto appena ho letto questo adesivo? Ho preso la bellissima chiave da 22 con l'avvitatore per vedere che cosa succedeva. Non va usato con l'avvitatore perché ogni giro di questo ha un rapporto grandissimo e infatti ogni millimetro di rotazione equivale a molto scorrimento, molta corsa del cavalletto. E infatti se lo fai con l'avvitatore va troppo veloce, fa zu, zu.
e quindi rischi di romperlo. Però dettaglio dell'inesperienza. Altra cosa che si può smontare del ponte è proprio questo sportello che praticamente rimarrebbe sotto la ruota posteriore. Questo perché se abbiamo problemi di altezza e con i cavalletti standard e con le gomme sempre più grandi, siamo praticamente a lavorare sempre molto vicini al suolo, e quindi se abbiamo delle problematiche per le quali dobbiamo magari togliere la ruota, fare determinati lavori, noi possiamo smontare questo e avere più agio nel lavoro. Altra cosa molto bella, ma a me non servirà mai perché ve l'ho detto, essendo il ponte sollevatore più basso del mondo, io per come l'ho disposto qui nell'officina posso permettermi di salire con le ruote di traverso, appunto perché è alto solo 7 centimetri. Però questa lampetta qui, chi la usa normalmente per salire con la moto, al posto che rimanere nel mezzo e a dar fastidio, con il salire del ponte lei viene in dentro e si toglie dal mezzo, così che quando camminiamo di fianco al ponte con il ponte sollevato lei non è più nel mezzo a dar fastidio. Adesso che vi ho illustrato questa figata, cominciamo per davvero a lavorare. Quindi rialziamo lo split, abbassiamo il ponte, buttiamo sulla moto e cominciamo a smontare. E ora fuoco alle polveri. Comunque il nano split sembra, fatto apposta per questo posto, perché guardate dove arriva il codino dell'RS4. Alla massima altezza del ponte arriva perfetto a 1 millimetro dalla luce LED. Incredibile. E il grande vantaggio del ponte non è solo nel mal di schiena, nel lavorare più comodi, ma è anche nel poter vedere la moto da una diversa angolazione. Nel motocross, ad esempio, se te non sei abituato a lavare la moto sdraiandola per terra, non ti rendi mai conto di sotto, negli angoli, e guardare anche la moto da un altro angolo che non è quello di avere la moto altezza terra. E ad esempio da sotto puoi guardare un sacco di dettagli, vedere se ci sono dei trafilaggi d'olio, puoi passare la mano per sentire se c'è qualche cosa, puoi pulire senza doverti infilare sdraiato per terra. Qual è il lavoro che facciamo oggi? Utilizziamo lo split per rimuovere l'avantreno completamente perché voglio cambiare la geometria dello sterzo, quindi cambieremo una delle boccole di sterzo, sfruttiamo l'occasione per dare una revisionata, per dare un'ingrassata, una pulita, visto che la moto l'ho lavata a nuovo e perché Schleitz abbiamo preso un sacco d'acqua. Adesso cominciamo a smontare l'avantreno e oltre a quello c'è anche una chicca per il motore. Un'altra caratteristica del nano split è che adesso, prima di iniziare a lavorare, mettiamo le vasche porta oggetti, perché se avete presente il classico ponte sollevatore hanno sempre i vasconi laterali per portare gli attrezzi, per portare le viti, eccetera eccetera. Qua non ci sono e rendono questo ponte molto più fruibile senza le vasche, perché tu passi, non hai la vasca, quindi lo rendono ancora più piccolo e non hai le vasche che ti rompono le palle. Le vasche, se ti servono, le metti qua negli appositi scorrimenti e le puoi utilizzare quando vuoi. Tra l'altro poi, se ti serve da liberare il ponte, prendi la tua bella vaschetta con dentro gli utensili e le viti, lo sposti e la metti magari a riposo da un'altra parte. E voilà, avantreno completo, rimosso. Quindi adesso lo mettiamo qua un attimino e noi facciamo tutto quello che è il nostro mestiere. La pioggia di Schleitz dentro, vabbè, era pulita, ma sotto, se non le smonti le moto, certe cose non ci arrivi, non ci puoi arrivare. E tra l'altro questo, vabbè, adesso perché l'ho smontata, ma con il ponte hai la moto là in alto, vai sotto, guardi e poi eventualmente pulire.
Finito. Adesso che le boccole sono state cambiate, posso mettere il suo cavalletto sotto canotto e poter togliere il cavalletto sotto motore. Voilà. Quindi boccole cambiate. Con lo split avete visto, non ho dovuto nemmeno smontare la ruota davanti, disassemblare più pezzi della moto. Via l'avantreno, via le boccole, cambiato, rimontato. Adesso riassemblo tutto e poi ci occupiamo di dare più potenza al motore. Comunque, ragazzi, cioè, in anche 2 ore, perché ho iniziato alle 3:30, sono le 5:30, filmando tutto, sono riuscito già a fare boccole davanti e pulito completamente le pinze. Cioè, il risparmio di tempo del ponte è un qualcosa di incredibile. 1, viaggi a una velocità completamente diversa. E 2, cioè, io sono stanco la metà di quando dovevo piegarmi per fare qualsiasi cosa. Cambia il sistema di lavoro e tra l'altro, per chi ha anche altre attività o per chi le moto magari sono solo una passione, quindi deve dedicare tempo a tutt'altro, velocizzare il processo di fare la moto è una roba, cioè, che va fatto assolutamente. E io sono troppo contento, cioè oggi è veramente il primo giorno che me lo sto gustando e sono troppo contento, troppo contento. Guardate che differenza, aspirazione di serie, aspirazione di gabbro, tutta raccordata e soprattutto la cosa bella è che abbiamo rimosso questa praticamente guida per gli spruzzatori, ok, che nella moto di serie c'è perché queste trombette sono un po' più basse, invece queste rimangono più alte e non hanno bisogno di quella guida che poi viene rimossa applicando questi tappini qua per ovviamente tappare la cassa filtro. Quindi adesso a Hockenheim vediamo se la moto va meglio, tanto la mappa ce l'avevo già, facciamo un aggiornamento anche in quel senso, una bella soffiata qua gliel'ho data anche all'acquisizione dati che aveva preso un sacco di acqua. Siamo quasi pronti, adesso la riassembliamo. Vediamo se funziona tutto. Bene signori, la moto è finita, funziona, non ci resta che vedere come andrà a Hockenheim. Ultima cosa, grasso alla catena, che male non gli fa perché dopo averla lavata ha bisogno di essere ingrassata. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che questo primo video in officina vi abbia fatto ingolosire, ce ne saranno molti altri perché se no non avrei costruito tutto questo posto. Ci vediamo alla prossima, ciao!